E dopo la bellissima canotta Coralia, le due bellissime coquette bag in fettuccia, la maxi pouch bag sempre in fettuccia, il cappellino con la pochette che purtroppo non ho qui con me e la maxi bag Masa, come non concludere in bellezza con un'altra maxi bag super estiva, super facile e veloce. Eccola qui, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi sono lieta di mostrarvi questo schema che riguarda la borsa proprio che avete già visto in anteprima, che vi sto mostrando adesso. È stupenda. Lo schema è abbastanza popolare ed è in linea con le tendenze del periodo, quindi mi sono chiesta perché non realizzarla per quest'estate. Dunque ho utilizzato all'incirca 400 grammi di cordoncino, la bag è abbastanza grande, volendola si può indossare anche per andare in spiaggia, a mare, in piscina, ma anche per uscire, insomma, per andare a fare delle semplici commissioni. Uncinetto di lavorazione numero 4, anche se per questo cordoncino andava bene anche il 3,5, però ho osato con il 4, mi sono trovata abbastanza bene. In base al filato che utilizzate, chiaramente abbinate anche il numero dell'uncinetto. Qui potete sbizzarrirvi anche con qualsiasi materiale, che sia raffia, cotone, juta, insomma anche questo è un modello abbastanza versatile. Come notate ho utilizzato due colorazioni, in realtà volevo farla monocolore in questo bellissimo giallino, purtroppo la rocca, che era da 300 grammi se non erro, non mi ricordo bene, era terminata e quindi per forza di cose mi sono dovuta adattare, adeguare ai materiali che avevo a disposizione e ho utilizzato degli avanzi di un progetto precedente, la borsa Holly, se vi ricordate ho utilizzato questo lilla. Comunque ve lo lascio nella i qui in alto. Questo è tutto quello che ci occorre, io spero che vi faccia piacere, che la borsa vi piaccia, come sempre vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate e soprattutto se proverete a replicarla. Detto questo vi riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando continua a seguirmi, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e seguimi anche sui social. A questo punto sigla! Faccio un anello magico, inserisco l'uncinetto e blocco intanto con una catenella. Vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi, casomai fate anche le 3 catenelle. Aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Due catenelle di separazione e ripeto il modulo per altre 3 volte. 3 punti alti, due catenelle, 3 punti alti. Due catenelle e per l'ultima volta un gruppo di 3 punti alti. Ultime 2 catenelle prima di chiudere il giro, per cui avremo 4 gruppi di 3 punti alti e le 2 catenelle di separazione. Stringo l'anello e vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Mi sposto nelle 2 catenelle di separazione, per cui entro nel punto successivo, faccio un punto bassissimo, ripeto nel terzo punto bassissimo, mi riporto nelle 2 catenelle di separazione e qui direttamente vado a fare un punto alto sostituito dai 2 punti bassi. Visto che siamo all'angolo, ripeto 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, 2 punti alti. Poi vado a lavorare un punto alto in ciascun punto alto che ho sottostante per un totale di 3. Nelle 2 catenelle di separazione ripeto l'aumento, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti nello stesso spazio.
3 punti alti al di sotto, un punto alto in ciascuno. Ripeto quello che abbiamo fatto insieme anche negli altri due angoli e nei gruppi di 3 punti alti al di sotto, finché non completo questo secondo giro. Ultimo punto alto nell'ultimo punto. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Ok, quindi da 3 punti siamo passati a 7 punti totali in ciascun lato. Ora spostiamoci sempre nelle 2 catenelle di separazione, quindi faccio un punto bassissimo nel punto successivo e da qui riparto facendo un punto basso sull'altro. Ripeto sempre l'aumento in ciascun angolo, 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, 2 punti alti. Vado a lavorare un punto alto in ciascun punto nei prossimi 7 punti. Settimo ed ultimo punto alto. Quando incontro le catenelle ripeto l'aumento. Due catenelle di separazione, 2 punti alti. E ripeto il lavoro che abbiamo fatto sul primo lato. 7 punti alti, aumento, 7 punti alti, aumento, 7 punti alti. Posso andare a chiudere il giro con un punto bassissimo. È chiaro che ad ogni giro aumentiamo di 4 punti, 2 punti a destra, 2 punti a sinistra. Durante questo terzo giro ci ritroveremo in ciascun lato 11 punti alti. Chiudo. Mi sposto sempre con un punto bassissimo nel punto successivo. Se volete fare le 3 catenelle, non ve l'ho detto prima, vi spostate con un punto bassissimo e fate le 3 catenelle e poi aggiungete un punto alto, eccetera eccetera. Per cui quarto giro, sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, aggiungo gli altri punti per formare il primo aumento, 2 catenelle di separazione, 2 punti alti. Questa volta andrò a lavorare 11 punti, uno in ciascun punto. 1, 11° ed ultimo punto alto prima del prossimo aumento. 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Un punto alto nei prossimi 11, aumento e ripeto negli altri 2 lati. Per cui dobbiamo continuare così finché non raggiungiamo le dimensioni desiderate della nostra mattonella, del nostro pannello quadrato. Insieme abbiamo fatto il quarto giro. Per il quinto e per i giri successivi non dobbiamo fare altro che ripetere sempre lo stesso schema. Non cambia nulla. Ad ogni giro, come vi dicevo prima, aumentano i punti di ciascun lato. Se nel giro precedente ne
ne abbiamo fatti 11, con gli aumenti a destra e a sinistra abbiamo 15 punti e così via. In totale ho fatto 8 giri e in ciascun lato mi ritrovo 31 punti alti, e poi ci sono ovviamente i 2 punti che riguardano le catenelle in ciascun angolo. Il mio fondo misura 21 per 21, ovviamente perché è quadrato. Andiamo avanti con il corpo della borsa. Nel primissimo punto alto vado a fare un punto basso più una catenella che a fine giro diverrà un punto alto a tutti gli effetti con la chiusura invisibile. Dopodiché vado a fare un punto alto in ciascun punto. Nelle 2 catenelle ovviamente mi ritrovo 2 punti, faccio 2 punti alti. 1 e 2. Giro leggermente il mio lavoro e procedo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante. Mi ritrovo nel secondo angolo dove ci sono le 2 catenelle e proprio nello spazio faccio il primo punto alto ed il secondo. Bene, procedo in questo modo per tutto il giro, lavorando sempre un punto alto in ciascun punto. Mi raccomando, nelle 2 catenelle soltanto 2 punti alti. Ultimo punto alto. Mi ritrovo un totale di 132 punti alti adesso, quindi allungo un attimino l'asola, qui ho la catenella iniziale, mi inserisco nel primo punto alto, prendo l'asola e la porto all'interno in questo modo, mi inserisco nell'asola che ho appena formato, inserisco anche l'altro cappio, stringo un po', quindi esco fuori, faccio una catenella, nello stesso punto entro, faccio un punto basso e una catenella. Quindi inizierò il giro sempre allo stesso modo, lo terminerò sempre allo stesso modo. Continuo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 132 punti alti. Terminato questo secondo giro, continuerò per altri 4 giri. Bene, amiche ed amici, ho completato i giri a punto alto semplicissimo, in totale ne ho fatti 6, più i primi 8 che comunque riguardano la base, ho lavorato in totale 14 giri. Adesso stoppiamo con la lavorazione a punto alto semplicissimo e procediamo a punto rete. Ho già chiuso il giro, ho fatto la catenella. In questo caso vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi in maniera davvero semplice. Potete fare anche le 3 catenelle. Dopo aver fatto il primo punto, vado a fare altri 4 punti alti per un totale di 5. 3, 4 e 5. Una volta fatta questa sequenza, che poi ripeteremo lungo tutto il giro, sulla zona centrale di ciascun lato andremo a lavorare a punto rete. Per eseguire questo lavoro bisogna fare esattamente in questo modo. Fatto il primo blocco di 5, proprio nel punto successivo facciamo il primo punto alto con la catenella. Saltiamo un punto e andiamo nel successivo. Secondo punto alto con seconda catenella. Lungo questo lato dobbiamo avere un totale di 14 catenelle, quindi in sostanza dobbiamo saltare 14 punti. Io vi suggerisco di tenere in mente il numero delle catenelle. Punto alto, 3, salto un punto, vado nel successivo, quarta catenella, salto un punto, vado nel successivo, 5, 6, 7,
8, 9, 10ª catenella, 11ª, 12, 13, 14ª ed ultima catenella. Quindi possiamo fermarci qua, andiamo a lavorare soltanto l'ultimo punto alto che riguarda appunto il modulo del punto rete. Ora andiamo avanti, dobbiamo andare a ripetere i 5 punti alti consecutivi. Nei prossimi 5 punti alti vado a fare un punto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Catenella, salto un punto e vado nel punto alto e faccio un punto alto. E quindi ho già fatto la prima catenella di 14. Continuiamo per questo verso, quindi seconda catenella, terza catenella, quarta catenella, magari velocizziamo anche un po' e ci vediamo proprio a fine sequenza. Quattordicesima ed ultima catenella, quindi salto un punto e vado a chiudere il modulo. Ora continuiamo il nostro lavoro. Dopo aver fatto la seconda sequenza faccio i 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, ottimo, e ripartiamo, iniziamo a contare le catenelle, una catenella, salto un punto e vado nel successivo, seconda catenella e così via per tutto il giro, finché anche su questo terzo lato avrò 14 catenelle, 15 punti alti, la sezione dei 5 punti alti e l'ultima sezione, finché non terminiamo il giro. Io spero che tutto sia abbastanza chiaro, ma penso di sì, o almeno lo spero, non so, fatemi sapere nei commenti. Sono al termine del giro, 13ª catenella. E poi, come notate, mi rimane l'ultimo punto che lo sostituisco con la catenella, 14ª catenella, posso chiudere il giro con un punto bassissimo. È abbastanza semplice, faccio una catenella e sono pronta per lavorare il secondo giro a punto rete. Dunque, qual è la situazione? Questa abbiamo 14 quadretti, ecco, mettiamola così, più i 6 punti consecutivi, 14 quadretti centrale, 6 punti, 14 quadretti, 6 punti e così via per tutti e 4 i lati. Dobbiamo avere questo risultato. Dal secondo giro in poi, quindi da questo che adesso iniziamo, dobbiamo ripetere sempre lo stesso procedimento. Ve lo mostro e poi possiamo continuare anche da soli perché comunque è molto semplice. Vado a lavorare un punto alto in ciascun punto alto sottostante. Ho 6 punti e ne lavoro 6. 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Poi, dove ho la catenella vado a fare una catenella e dove ho il punto alto vado a lavorare il punto alto. E alterno catenella e punto alto, catenella e
punto alto e così via. E poi vado a lavorare un punto alto nei prossimi punti. Ve l'avevo detto che era super semplice. Bene, io a questo punto direi di procedere allo stesso modo per questo secondo giro e per i successivi. Ultima catenella, posso andare a chiudere l'ultimissimo giro. Dunque in totale ho fatto 16 giri a punto rete. Ho cambiato anche il colore perché la prima variante mi era finita e dovevo pure arrangiarmi, quindi ho utilizzato questa variante lilla, un avanzo di un progetto precedente. Questo è il risultato della lavorazione, mi piace tantissimo, mi piace anche la combo colori. Dunque la bag misura esattamente 26 cm a partire dal primissimo giro a punto alto normale, poi qui abbiamo sempre il fondo che non c'entra nulla, quindi la bag è alta 26 cm e ha una larghezza da 34. Continuo il mio lavoro, quindi per adesso vado a fare un punto basso in ciascun punto sottostante. Per adesso ho i primi 6 punti alti e lavoro un punto alto in ciascun punto. Quando incontro la catenella vado a lavorare un punto basso, quando incontro il punto alto lavoro un punto basso e procedo così per tutto il giro. Ho sempre 132 punti, alla fine di questo giro mi ritroverò sempre lo stesso numero di punti. 131, 132esimo punto basso, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, catenella e lavoro i primi 6 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 6 punti. Stiamo realizzando il primo manico. Io andrò avanti a lavorare righe a punto basso per un tot di righe, insomma finché non raggiungo la lunghezza che desidero del manico. Vi ricordo che la lunghezza del manico è personale. Siccome il filato che sto utilizzando è un po' elastico, credo che farò decisamente dei centimetri in meno rispetto ai 50-60 che sono solita fare. Dunque ho finito il primo manico, come notate già è applicato, ma adesso vi faccio vedere tutto disfo. Ho dovuto fare una prova per vedere se la lunghezza andava bene per me. Allora in totale ho lavorato 61 righe a punto basso. Il mio manico misura 34 cm. Ora, come vi dicevo prima, siccome il mio filato, il cordoncino che sto utilizzando è elastico, guardate, se io stiro la lavorazione si allunga abbastanza, considerando che la borsa è abbastanza grande. Qui abbiamo il fondo e col peso degli oggetti potrebbe appesantirsi. Cosa faccio? Mi mantengo qualche centimetro in meno. Se un domani dovesse cedere, diciamo che la lunghezza sarà perfetta. Anche voi fate queste prove e tenete in considerazione tutto quello che vi sto dicendo. Andiamo a cucire il tutto con l'uncinetto stesso. Allora faccio una catenella, il manico deve stare sul dritto, quindi mettiamo tutto sul dritto in questo modo. Poi giro la mia lavorazione, mi inserisco nel primo punto basso del manico e nel primo punto basso della lavorazione da corpo borsa, quindi entro e vado a lavorare 6 punti bassi, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora potremmo continuare a punto basso lungo tutto il laterale per andare a realizzare il secondo manico e poi andarlo a cucire e andare a chiudere il giro con punto bassissimo proprio qui e abbiamo terminato il giro. Io preferisco invece stoppare il mio lavoro, faccio una catenella di sicurezza, taglio un po' di cordoncino che tramite un ago vado a nascondere all'interno del mio lavoro. Per sicurezza lo vado a bloccare una seconda volta.
ecco qui, adesso lo posso tagliare. Quindi riprendo il mio cordoncino, giro il mio lavoro, mi aggancio esattamente nel primo punto di 6 e vado a fare anche qui 61 righe a punto basso e poi mi vado a congiungere dall'altra parte. Il progetto sarà finito. Bene amiche ed amici, progetto completato. Ecco la borsa super estiva in tutto il suo splendore. Che dire, mi piace tantissimo anche la combo colori, già ve l'ho detto nella clip precedente, manico realizzato anche dall'altra parte. Vi do nuovamente le misure aggiornate, siamo sempre a 34 cm di larghezza ed è alta 27 cm. È largo 33 perché ovviamente anche se ho fatto il fondo quadrato è ovvio che la bag acquisisce profondità grazie ai due laterali. Insomma, anzi ve la faccio vedere anche da questa parte perché è abbastanza grande, molto comoda per l'estate, anche per andare a mare volendo. Mi piace troppo, insomma, spero piaccia anche a voi. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Questa settimana ci siamo visti ben 2 volte. Insomma, è stato un mese bello pieno, no? Vi ho portato tantissimi progetti, uno più bello dell'altro. Fatemi però sapere sempre la vostra. Spero che possiate replicare questo progetto, ne vale davvero la pena, è super facile e veloce e potete utilizzare tutti gli avanzi di filato che avete a disposizione. Anche questo progetto super versatile, come vi dicevo all'inizio. Io a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana con nuovi video tutorial. Per questo è importante che tu ti iscriva al canale se ancora non l'hai fatto, che attivi la campanellina per non perderti appunto i prossimi progetti e seguimi anche sui social, mi raccomando. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, buon fine settimana, un bacino a tutti!